Benvenuti amici, oggi cominciamo a parlare di Pietro il Grande, Pietro I, zar di Russia. Questa è la prima di ben 4 lezioni dedicate a Pietro il Grande. Pietro il Grande è un personaggio importantissimo, simbolo vivente del passaggio della vecchia Russia alla nuova Russia. Pietro I il Grande conquistò il potere in varie fasi e in maniera travagliata, attraverso contrastate vicissitudini familiari. Vediamo se riesco a spiegare le modalità e gli eventi attraverso cui Pietro arriverà al potere. Bisogna procedere con ordine. Ricordate certamente lo zar Alessio, guardate qui, vi ho fatto un po' l'albero genealogico. Allora, lo zar Alessio si era sposato 2 volte, la prima volta con Maria Miloslavskoja dal 1648 al 1669 e la seconda volta, la seconda moglie, è Natalia Narushkina. Qui Natalia Narushkina, seconda moglie di Alessio, dal 1671 al 1676, anno di morte dello zar Alessio. Dalla prima moglie Alessio ebbe 13 figli, di cui sopravvissero soltanto Sofia, nata nel 1657, Fyodor, nato nel 1661, e Ivan, nato nel 1666. Pietro invece era più giovane perché nacque il 9 giugno 1672 ed era il primo figlio della seconda moglie di Alessio, Natalia Narushkina. Come sappiamo, Fyodor succedette ad Alessio nel 1676 e morì senza eredi nel 1682. Abbiamo parlato in precedenza degli anni di regno di Fyodor. Il grosso problema della Russia era la mancanza di una legge di successione. Le famiglie delle 2 vedove di Alessio, i Miloslavski e i Narushkin, lottarono per il trono. Inizialmente prevalsero i Narushkin, appoggiati dalla piccola nobiltà, dal patriarca e dalla maggioranza della Duma. Pietro fu proclamato zar nell'aprile del 1682. Siccome aveva solo 10 anni, sua madre Natalia fu proclamata reggente, mentre parenti e amici si appropriarono delle cariche più importanti. Ma solo un mese dopo, a maggio, il partito dei Miloslavski, guidato dall'abile e scaltra Sofia, sorellastra di Pietro, suscitarono una rivolta degli strelitzi a Mosca. Alcuni membri influenti della famiglia dei Narushkin furono assassinati, a volte sotto gli occhi di Pietro. I Miloslavski presero il potere e la Duma dei boiari proclamò zar Ivan con il nome di Ivan V, concedendo a Pietro il titolo di zar di secondo grado. Quindi vedete che in questa prima fase Pietro bambino regnò come zar soltanto per pochi mesi. Poi viene sopraffatto da Ivan. Ivan aveva 16 anni e poco dopo Sofia fu nominata reggente al posto di Ivan. Gli strelitzi provocarono altre rivolte, ma Sofia riuscì a schiacciarli e poi a tenerli sotto controllo, dopo aver eliminato i loro capi. Dal 1682 al 1689 Sofia e i suoi consiglieri governarono la Russia, mentre lo zar Ivan V, debole di mente e malaticcio, non era assolutamente in grado di esercitare il potere. Quindi vedete, dall'82 all'89 ci troviamo di fatto di fronte ad alcuni anni di usurpazione del trono da parte di Sofia. Pietro, insieme alla sua famiglia, fu tenuto lontano dagli affari di Stato. Un ruolo importante nel governo era svolto dall'amante di Sofia, il principe Vassili Galitzin, che era una personalità illuminata e umanitaria. A Galitzin parlava molte lingue straniere e viveva come un occidentale. Voleva realizzare davvero vaste e significative riforme, tra cui l'abolizione della servitù della gleba e l'organizzazione dell'istruzione su larga scala.
Modificò il codice penale in senso più liberale, ma non ebbe il tempo di mettere in pratica i suoi propositi più ambiziosi. Abbiamo già detto nella scorsa video lezione che Gallitzin ebbe un grande successo con la firma della pace perpetua tra Russia e Polonia, che assicurò stabilmente alla Russia moscovita i territori ucraini conquistati in precedenza dallo zar Alessio, compresa Kiev. Ma questo stesso trattato causò una guerra contro i tatari di Crimea, ve li ricordate, appoggiati dagli ottomani, una guerra che si rivelò disastrosa per la Moscovia. Nel 1687 e nel 1688 Gallitzin guidò 2 spedizioni nella steppa che subirono pesanti sconfitte, anche per via della mancanza d'acqua e degli incendi appiccati dai tatari all'interno di territori enormi, e questo provocò lo sfinimento delle truppe. Questi fallimenti militari generarono la caduta di Sofia, furono alla base della caduta di Sofia. Capendo di essere in pericolo, Sofia cercò di diventare, da reggente che era, zarina vera e propria. Sofia spinse gli Strelitzzi ad un altro colpo di stato per mettere se stessa sul trono e sterminare i suoi oppositori. Tuttavia gli Strelitzzi non agirono. Temendo un complotto contro di lui, Pietro fuggì nella notte dal villaggio vicino Mosca dove risiedeva, che vedremo in seguito, fuggì e trovò rifugio nel monastero della Trinità. Nei giorni successivi il patriarca, molti boiari e molti appartenenti alla piccola nobiltà, insieme a molte unità militari addestrate alla maniera occidentale e capitanate da Patrick Gordon e persino una parte degli Strelizzi si schierarono dalla parte di Pietro. Alla fine la sorellastra Sofia si arrese al fratellastro senza alcuno scontro e venne chiusa in un convento. Alcuni congiurati furono messi a morte e Gallitzin, insieme ad altri boiari, prese la via dell'esilio. Nell'agosto 1689 Pietro I si assicurò il trono di Moscovia. 1689 inizia ufficialmente il regno di Pietro I, anche se, attenzione, Ivan V non andò via, rimase con la carica di zar associato. Pietro aveva 17 anni adesso, il potere iniziò ad essere gestito dalla madre Natalia e dai suoi collaboratori, in particolare suo fratello Lev Narushkin, ma anche dal patriarca Gioacchino e, dopo la morte di quest'ultimo nel 1690, dal patriarca Adriano. Nei successivi 5 anni il governo fu influenzato dalla Chiesa ed assunse un carattere conservatore ed ostile a tutto ciò che fosse di stampo occidentale. Fu l'ultima volta che avvenne una cosa del genere. Nel 1694 Natalia morì e Pietro finalmente iniziò a gestire personalmente il potere. All'età di 22 anni, tuttavia, Pietro I restò l'unico sovrano solo in seguito alla morte di Ivan V, lo zar associato, avvenuta 2 anni dopo, nel 1696. Quindi, come vedete, solo nel 1696 il nostro Pietro, il soggetto di queste video lezioni, inizia a gestire il potere da solo ed inizia a occuparsi davvero in prima persona degli affari di Stato. Ma come si era svolta l'infanzia di Pietro? Quale fu la sua educazione? L'istruzione ricevuta dalla madre fu scadente, come quella di molti zar prima di lui. Pietro imparò a stento a scrivere, studiò l'aritmetica elementare e la liturgia, i testi sacri, praticò la lettura, ma non gli fu insegnato nulla delle lingue straniere o delle scienze. Pietro non amò mai i libri, tranne quelli che trasmettevano nozioni che lui considerava utili.
relative alle nozioni relative alle tecniche, ai mestieri, ma disprezzava la letteratura, che considerava una futile perdita di tempo. Sin da quando era molto piccolo, Pietro mostrò interesse e passione per gli strumenti, per le macchine, per ogni forma di lavoro manuale. Pietro amava frequentare il quartiere tedesco di Mosca, il cosiddetto quartiere tedesco, dove artigiani e operai gli fecero apprendere molte cose nelle attività pratiche specializzate. Con questi esperti stranieri si creò un clima amichevole e informale, si beveva, si fumava, si faceva l'amore, si scherzava, un ambiente privo di restrizioni, molto diverso da quello del palazzo e della tradizione, che Pietro non amò mai. Quindi capite che Pietro ebbe un'educazione assolutamente anomala rispetto a quella degli zar di Russia, ma rispetto a quella di qualunque sovrano delle dinastie regnanti europee. Il suo amore per i lavori manuali fu favorito dal luogo in cui egli si trovò a vivere a partire dai 10 anni. Una volta usurpato il potere, infatti, Sofia relegò Pietro e sua madre nel villaggio di Preobrazenska. Pietro quindi visse un'infanzia all'aria aperta, a contatto con le persone umili che si dedicavano a mestieri pratici. Pietro visse isolato dalla corte, senza gli impacci del cerimoniale e delle convenzioni. Pietro si accostò ad ogni tipo di problema materiale, ben presto imparò a fare un po' di tutto, dalla falegnameria alla ferratura dei cavalli, alla realizzazione di scarpe. Pietro sviluppò una forte ostilità per le astrazioni. Queste caratteristiche lo accompagnarono tutta la vita e furono alla base della sua volontà di modernizzare la Russia. Molti hanno sostenuto che Pietro fosse più portato ad affrontare le cose che le persone. Già prima dei 20 anni iniziò a creare, insieme ai suoi domestici e alle persone del suo seguito, delle truppe organizzate con armi vere e ad utilizzarle per finte battaglie, manovre, assedi. Si trattava cioè di giochi di guerra. Pensate, anche l'idea di creare una flotta di cui la Russia era priva gli provenne dalla sua passione giovanile nel costruire modellini di navi. Le attitudini manuali di Pietro erano favorite anche dalla sua forza fisica straordinaria e dalla sua resistenza. Pietro era alto 2 metri, era possente, era instancabile nelle sue attività. Pietro aveva qualità non indifferenti, era curioso di tutto e mostrava una sorprendente capacità di apprendimento, interveniva in tutti i campi, in tutte le attività di cui si occupava lo Stato, si circondava di esperti, sapeva praticare le professioni di soldato e di marinaio, che spesso condivideva con le sue truppe. Si vantava di conoscere 20 mestieri diversi, di saper fare quasi tutto. Era in grado di estrarre denti oppure di tagliare barbe. Tutti gli riconoscevano energia, determinazione e impegno, ma lo zar Pietro mostrava anche accessi di collera, rozzezza, crudeltà e violenza. Molti lo hanno accusato di praticare frequenti attività sessuali, sadiche e criminali, di comportarsi come un barbaro sregolato all'interno della sua corte. Pietro era un assassino, dedito al bere e alla crapula, alla bestemmia continua. Tuttavia il paragone con Ivan il Terribile, che a volte viene istituito, è sbagliato. A differenza del suo predecessore in politica, Pietro era una persona razionale e non manifestava paranoie, manie di persecuzione, megalomanie. Inoltre Pietro aveva il massimo rispetto per la legge e si considerava un servitore dello Stato, non si poneva, a differenza di Ivan IV, al di sopra della legge, né pensò mai di identificarsi con lo Stato. Come vedremo, Pietro nutriva un forte interesse per le arti, per le scienze, per l'istruzione e cercò, sia pure con qualche contraddizione, di diffonderle nel suo impero. Nel 1689 la madre di Pietro sperò di allontanarlo dagli eccessi e dal libertinaggio, facendogli sposare la scialba, virtuosa e moralista Eudocia Lopuchina, la prima moglie di Pietro. Eudocia Lopuchina viene sposata da Pietro nel 1689
e lo stesso anno, vi ricordate, in cui Pietro prende effettivamente il potere. Ma questa donna Eudocia non ebbe mai significato per Pietro. Nel 1707, mostrando il suo ben noto disprezzo della tradizione, Pietro si unì in seconde nozze con un'ex domestica lituana, una persona del popolo, Caterina, che nel 1724 incoronò imperatrice. Tra i consiglieri di Pietro, Pietro che poi sarà ricordato come Pietro il Grande, vi erano anche amici che aveva conosciuto nel quartiere tedesco, come il già citato Patrick Gordon, l'ufficiale che fu decisivo nella sua presa di potere, nella sua ascesa al trono, oppure l'avventuriero ginevrino François Lefort. Entrambi incisero fortemente sulla formazione dello zar. Entrambi morirono nel 1699, il loro posto fu preso da altri favoriti come l'abile ma corrotto Alexander Menshikov, che ricevette il titolo di principe nel 1705. È significativo che nello scegliere i suoi aiutanti Pietro non prestasse molta attenzione all'origine o allo status sociale. Lo stesso Menshikov era figlio di uno stalliere e aveva venduto dolci per le strade di Mosca, era stato un venditore ambulante. Menshikov aveva iniziato la sua carriera da ragazzo come attendente del futuro zar, che all'epoca era anche lui un ragazzo, nelle file dei reggimenti giocattolo di Preobrazhensk, che abbiamo già nominato. Non si tratta di un caso isolato, molti uomini di potere vicini a Pietro venivano da quel paesino oppure dal quartiere tedesco di cui abbiamo parlato, quindi Pietro non dimenticò mai i suoi amici di infanzia, molti di loro restarono con lui e lo affiancarono anche quando fu diventato zar. A partire dal 1699 altri consiglieri stranieri dello zar furono i tedeschi Heinrich Ostermann, diplomatico, oppure Burkhard Münnich, esperto di cose militari. Alcuni dei consiglieri, come lo scozzese James Bruce, esperto di artiglieria, mine e marina militare, erano nati in Russia, appartenevano cioè alla seconda generazione di stranieri. Siccome la Chiesa non approvava le riforme di Pietro, lo zar scelse al suo interno i personaggi più innovatori, come l'arcivescovo ucraino Feofan Prakapovich. In generale molti riformatori che appoggiarono Pietro erano ucraini. Pietro dunque si procurava gli uomini che gli occorrevano senza preoccuparsi della condizione sociale. Il capo della polizia di Mosca, De Vier, aveva lavorato come mozzo all'interno di una nave portoghese. Il primo procuratore supremo del Senato, Jagujenski, aveva pascolato maiali in Lituania. Il vice cancelliere Safirov aveva lavorato come commesso in un negozio. Potrebbe sembrare che Pietro si circondasse di personaggi vogliosi di riformare in senso autentico la Russia, cioè di attuare riforme anche di tipo sociale o nei diritti civili. Molti storici però hanno rilevato che non è così. La vittoria di Pietro su Vasily Golitsyn non rappresentò affatto la vittoria delle forze del progresso. Le riforme vagheggiate da Golitsyn erano di ben altro livello, implicavano un radicale mutamento della Russia e una sua accentuata occidentalizzazione, riguardavano ogni settore della vita russa, comprendevano anche la liberazione dei contadini, la tolleranza religiosa, l'amicizia con gli stati dell'Occidente, l'invio dei giovani russi a studiare all'estero. Non sappiamo come sarebbe andata avanti la storia della Russia se Golitsyn non fosse stato fatto fuori. Inoltre è stato evidenziato che tra gli aiutanti russi di Pietro vi erano anche membri della nobiltà di servizio, come l'ammiraglio in capo Fyodor Apraksin e il cancelliere Galin
Golovkin. Inoltre molti governanti appartenevano alla grande nobiltà, come il feldmaresciallo Boris Sheremetev e il senatore principe Yakov Dolgoruki. Come al solito si tratta di nomi russi un po' difficili da pronunciare da parte mia, che sono italiano. Comunque, soprattutto se andiamo a vedere gli uomini che governarono la Russia nei 6 anni successivi alla presa di potere di Pietro, dal 1689 al 1695, ci accorgiamo che non erano altro che burocrati. Si tratta del principe Boris Golitsyn, cugino e avversario dell'esule, insieme con alcuni boiari delle famiglie Narushkin e Strishnev, anche della famiglia Narushkin di cui abbiamo ampiamente parlato, ma anche della famiglia importantissima di grandi aristocratici, di boiari degli Strishnev. Anche la madre dello stesso Pietro, Natalia, l'abbiamo nominata più volte, era fortemente conservatrice. In questi primi anni Pietro non mostrò interesse per l'amministrazione della Russia, preferendo dedicarsi alle esercitazioni dei suoi reggimenti giocattolo, a migliorare le sue competenze nelle costruzioni navali e a divertirsi con i suoi amici del quartiere tedesco. Come abbiamo già detto, solo dopo la morte della madre, avvenuta nel 1694, Pietro prese le redini dello Stato. Il suo primo atto fu l'attacco contro la fortezza ottomana di Azov, che in turco si chiama Azak, sul Mar Nero. Azov era estremamente importante perché controllava la foce del Don. Pietro voleva dimostrare che la Moscovia era in grado di dare un contributo importante nella guerra contro l'impero ottomano, che già impegnava Austria, Polonia e Venezia. Inoltre lo zar era motivato ovviamente dalla speranza di cancellare il fallimento vergognoso dei 2 attacchi sferrati da Golitsyn nel 1687 e nel 1689. L'intento più importante però era naturalmente quello di procurarsi uno sbocco sul Mar Nero, e in quel momento la Moscovia non aveva alcuno sbocco sul mare, se non su un mare quale il Mar Bianco, che ghiacciava 6 mesi l'anno. Ricordate sicuramente i tentativi falliti di conquistare le coste baltiche da parte degli zar precedenti, sconfitti da Svezia e Polonia. Il Khanato di Crimea si interponeva tra la Moscovia e il Mar Nero. Pietro aveva lavorato personalmente alla costruzione di navi nel porto di Arcangelo sul Mar Baltico nel 1694, ma erano navi che non andavano quasi da nessuna parte. Nel 1695 il primo assalto fallì, Azov veniva rifornita dal mare e Pietro non aveva una flotta degna di tal nome per impedirlo. Pietro non possedeva neanche ufficiali o tecnici capaci di gestire un assedio così vasto. Non avendo un mare dove costruire navi, Pietro decise di costruirle sul fiume Don, vicino a Voronezh, per scendere poi, capite, lungo il fiume Don fino ad Azov sul Mar Nero. Nel 1696 il secondo tentativo riuscì anche grazie ai ingegneri inviati da Leopoldo d'Asburgo. Azov fu conquistata, tuttavia non rappresentava ancora un porto sicuro sul Mar Nero. La Moscovia avrebbe dovuto occupare il Mar d'Azov o altri tratti di costa sul Mar Nero. Non ebbe la possibilità di farlo perché le potenze europee decisero di concludere una pace con gli ottomani, la famosa pace di Karlowitz del 1699, di cui abbiamo parlato in tanti altri cicli di video lezioni. Pietro, dopo la pace di Karlowitz, si trovò isolato e non era minimamente in grado di continuare la guerra contro gli ottomani da solo. Lo zar si risentì e si lamentò a lungo per la pace di Karlowitz, che non solo gli impedì di consolidare le posizioni sul Mar Nero, ma anche di riconquistare altri territori che la Moscovia aveva perso a favore degli ottomani in precedenza. Nel 1700 anche Pietro fu costretto a firmare una pace con l'impero ottomano. Pietro
si rese conto che la Moscovia non sarebbe mai diventata una grande potenza se non si fosse modernizzata secondo gli standard occidentali. Lo zar quindi, che era curioso di tutto e voleva lui stesso conoscere e imparare tutto, decise di intraprendere un viaggio in Occidente. Insieme ad un grande corteo a cavallo di circa 250 persone, chiamato Grande Ambasciata, che comprendeva i consiglieri dello zar, ma anche domestici, traduttori, guardie, insomma tanta gente, Pietro si mosse nel marzo del 1697. Pietro assunse il falso nome di Piotr Mikhailov, quindi per alcuni tratti del viaggio viaggiò in incognito. Pietro arrivò in Olanda ad agosto e, pensate, lavorò sotto falso nome, in incognito, come carpentiere nei cantieri navali di Zaandam e di Amsterdam. Considerate il fatto veramente singolare che uno zar, un sovrano importantissimo, vada a lavorare come operaio, ma Pietro ovviamente era in grado di fare questo e tanti altri lavori manuali. Come abbiamo detto, Pietro voleva apprendere personalmente le tecniche che intendeva importare in Russia. Nel gennaio 1698 Pietro era in Inghilterra, dove rimase quasi 4 mesi. Visitò la zecca di Londra e molte strutture industriali e agricole. Tornando attraverso l'Olanda, Pietro attraversò Halle, Lipsia, Dresda e Praga. Nel 1698 raggiunse Vienna, dove si trattenne 5 settimane. In questo viaggio eccezionale, Pietro e i suoi consiglieri appresero le tecnologie più diverse, in particolare nel campo delle costruzioni navali e della nautica. In Russia Pietro si impratichì di artiglieria. Lo zar tornò in Moscovia portando con sé circa 1000 esperti stranieri nei campi più vari: marinai, artificieri, carpentieri, matematici, chirurghi, ingegneri e lavoratori specializzati di ogni genere, che portarono con sé i loro libri e i loro strumenti. Essi furono generosamente pagati e godettero di libertà religiosa e di immunità giuridica. Anche dopo essere rientrato in Russia, per anni Pietro continuò ad invitare e accogliere esperti stranieri, escluse però gli ebrei, che egli non amava. Pietro intendeva impiantare nel suo paese il benessere e l'efficienza che tanto ammirava dell'Europa occidentale, ma comprendeva che non avrebbe potuto farlo senza l'adozione di nuove istituzioni, appunto di tipo occidentale. Un altro obiettivo del viaggio, quello di creare una nuova grande coalizione contro gli ottomani, si dimostrò invece irrealizzabile. Le potenze europee erano tutte rivolte al problema della successione spagnola. Da Vienna Pietro voleva raggiungere l'Italia, ma questo non fu possibile perché egli fu richiamato urgentemente in patria dalle notizie di nuove gravi sommosse da parte degli Strelizzi. Irritati dalla simpatia del sovrano verso l'Occidente e da alcune misure punitive che erano state prese nei loro confronti, alcuni reparti degli Strelizzi si ribellarono nel 1698 e tentarono di raggiungere la capitale. L'intenzione dei ribelli era di deporre Pietro e di insediare al suo posto la sorellastra Sofia, ve la ricordate? La rivolta fu immediatamente schiacciata, soprattutto per merito della rapida azione di Gordon. Quindi la rivolta fu schiacciata prima ancora dell'arrivo dello zar. Analogamente ai giannizzeri nell'impero ottomano, gli strelizzi del Cremlino si erano trasformati da corpo scelto dell'esercito in un vero e proprio partito politico. Abbiamo già raccontato come essi fossero diventati decisivi nella successione al trono, appoggiando l'uno o l'altro pretendente. Pietro I intendeva liberarsi per sempre di questi pretoriani turbolenti e pericolosi. La sua punizione nei confronti degli strelizzi fu durissima. Gli strelizzi furono torturati, condannati a morte, deportati in Siberia. Gli strelizzi furono eliminati come forza politica. Sofia
fu costretta a farsi monaca e lo stesso destino toccò, ricordate, alla prima moglie di Pietro, Eudocia Lopuchina, che aveva simpatizzato con i ribelli. Tornato dall'Occidente, Pietro I costrinse funzionari, cortigiani e militari a tagliare le loro lunghe barbe e a vestirsi all'occidentale. Inoltre Pietro modificò il calendario russo, prescrivendo che gli anni fossero contati a partire dalla nascita di Cristo, come in Occidente, e non più dalla data della creazione del mondo, e che l'anno cominciasse il 1° gennaio e non più il 1° settembre. Tuttavia il nuovo calendario era quello giuliano, non quello gregoriano, sicché per molto tempo vi sarà una differenza di data tra la Russia e l'Europa occidentale. Il calendario russo sarà uniformato solo dai bolscevichi al potere. Queste furono alcune limitate modifiche culturali volute da Pietro I. Alla fine del 1698 Pietro I era pronto a dare inizio ad una serie di importanti riforme che avrebbero rivoluzionato la Russia. Esse furono introdotte senza un piano sistematico, un po' alla rinfusa. Alcune riforme furono annullate, limitate o snaturate dalla grande guerra nordica contro la Svezia. Molte delle riforme andarono a regime solo negli ultimi anni di regno dello zar. Tuttavia si tratta di riforme che rappresentano un punto di passaggio fondamentale nella storia della Russia. Le più imponenti e spettacolari riguardarono la riorganizzazione dell'esercito e la creazione della marina. Ambedue impressionarono gli osservatori occidentali e aiutarono la Russia a inserirsi attivamente nella vita politica europea. Parleremo delle riforme di Pietro il Grande nella prossima video lezione. Continuate a seguirmi, continuate a seguire le mie video lezioni dettagliate sulla storia della Moscovia, che vedremo tra poco si trasformerà ufficialmente in Russia. Continuate a seguire le mie lezioni su Pietro I, Romanov, Pietro I il Grande. Questa è stata solo la prima video lezione su Pietro il Grande, ma ne trovate altre 3 successivamente a questa. Vi ringrazio tutti, buona serata, arrivederci.